La leggenda del Papa Donna che riuscì a ingannare tutti i suoi contemporanei e a insidiarsi sul trono di Pietro, anche se per poco, la conoscono bene tutti i romani. È una storia che prese corpo durante il Medioevo, la cui popolarità continuò ininterrotta nel corso dei secoli. Ma pochi sanno che nel rione Monti esiste una testimonianza tangibile di questa vicenda straordinaria che, pur essendo nata nel Medioevo, si riferisce a fatti veri o presunti avvenuti intorno all'850 d.C. La memoria storica di questo episodio si trova ancora nelle forme di una vecchia edicola fatiscente, di fronte alla quale migliaia di romani passano tutti i giorni senza conoscere lo stranissimo segreto che custodisce. La società feudale dell'Alto Medioevo era una società maschilista, fondata sul patriarcato. I patrimoni fondiari erano trasmessi dal padre al figlio primogenito maschio, l'unico che si poteva sposare. Gli altri figli maschi potevano mettersi al servizio di qualche signore e rimanevano per lo più celibi. Le figlie femmine invece erano praticamente delle pedine nelle mani del padre, se c'era, oppure dello zio, del fratello o comunque dell'uomo che comandava in casa, e venivano sposate, o meglio sarebbe dire cedute al pretendente più vantaggioso per la famiglia. Spesso erano spose bambine, costrette anche a più matrimoni per rincorrere alleanze preziose tra le famiglie. La storia di Giovanna è una storia un po' diversa perché non fu ceduta in matrimonio a nessuno. I racconti che la riguardano si ritrovano su vari manoscritti per 3 secoli, dal 1250 al 1550 circa, ma ad oggi non si ha certezza che questa donna sia realmente esistita. La sua nazionalità è incerta, forse inglese, forse tedesca, e pare fosse figlia di un monaco e di un'allevatrice di oche. Cresciuta a pane, teologia e filosofia, mostrò fin da piccola propensione allo studio, attività riservata agli uomini di alto rango e ai monaci. Rimase orfana ancora bambina e venne accolta nel convento di Musbach, dove iniziò ad essere cresciuta al pari dei maschi e fu indirizzata al lavoro di copista amanuense. Il suo corpo era androgino. Portava i capelli corti a caschetto come tutti i chierici e vestiva come loro con una tunica di lana grezza. Condusse una vita austera e non esitò mai a compiere lavori faticosi, come tutti gli altri monaci, cosa che contribuì a mimetizzare la propria natura femminile. In convento Giovanna conobbe Geremia, un giovane monaco che era stato mandato lì perché abilissimo copista di testi sacri. Geremia scoprì il segreto di Giovanna e se ne innamorò. Il sentimento fu corrisposto e i due partirono dall'Inghilterra alla volta di Atene per proseguire i loro studi sulle sacre scritture e sui testi di teologia. Da Atene i due si spostarono a Roma, ma fu proprio qui che Geremia lasciò Giovanna. Il dolore della donna fu sordo e profondo e decise così di buttarsi a capofitto nello studio della teologia, senza dismettere di indossare gli abiti maschili, così da poter continuare a frequentare gli ambienti religiosi più importanti, luogo di cultura interdetto alle donne. Fu a quel punto che, col nome di Giovanni Anglico, iniziò la sua attività di predicatore. Giovanna fu ben presto apprezzata per la profondità e la ricchezza delle sue prediche da tutte le autorità dell'alto clero, a tal punto che alla morte di Papa Leone IV i cardinali la elessero pontefice con il nome di Giovanni VIII, ignorando ovviamente la sua identità. Giovanna non cercò questa carica, le fu assegnata per merito, perché era considerata la migliore. Il tempo passava e accadde che Giovanna si innamorò nuovamente, questa volta di un giovane del suo seguito. Dopo circa 2 anni e mezzo di esemplare pontificato, durante il quale tutti ovviamente continuavano a crederla un uomo, avvenne l'irreparabile. La sacra truffa fu smascherata nel modo più scandaloso ed evidente possibile. Accadde infatti, secondo la leggenda, che un giorno, nel corso di uno dei tradizionali cortei che si snodavano dal Vaticano, luogo dell'incoronazione, al Laterano, luogo della nomina e di residenza dei papi in quel periodo,
Superato il Colosseo e imboccata, secondo consuetudine, la via dei Santi Quattro, mentre percorreva l'angusta curva di via dei Querceti, entrambe ancora esistenti, il Papa Donna cadde rovinosamente da cavallo e, tra lo stupore generale, diede alla luce un bambino. Ci sono numerose riproduzioni grafiche della leggenda, che da questo punto in poi si distingue in due versioni differenti, entrambe sorte tra il 1100 e il 1300. Secondo alcuni, la papessa morì proprio in questa circostanza. Secondo altri fu relegata in un convento per espiare la sua colpa e il figlio avrebbe continuato a vivere, divenendo perfino vescovo. Sul luogo esatto della caduta, ovvero quel tratto di via dei Querceti, sono tutti d'accordo. Non a caso fu ribattezzato Vicus Papisse. Ma che valore e che validità ha questo racconto? Esistono basi storiche su cui fondarlo? Alcuni storiografi dell'epoca, mancando di informazioni concrete, operarono una disinformazione e una distorsione della verità, affinché questa creatura che venne eletta papa fosse colpita dalla damnatio memoriae. È anche vero che la storia di Giovanna Anglico, giunta fino a noi, fu scritta da coloro che la ripudiarono e venne poi narrata dagli storiografi medievali che, sospinti dalle alte sfere del clero romano, furono costretti a cancellare la memoria di colei che, conquistando il potere spirituale e ottenendo la protezione dei grandi principi, imperatori e re che risiedevano sul territorio italiano e di Roma in particolare, aveva minato le fondamenta stesse dell'impero della Chiesa romana. E così fu. Su di lei è fiorita ogni sorta di leggenda, addirittura su come riuscisse a nascondere le sue protuberanze femminili, sulle circostanze della sua morte o sull'ubicazione della sua tomba, forse nel Tevere, forse nell'abbazia dei Conti di Segni. Non sono, tuttavia, solo supposizioni. Michael Habicht, un archeologo della Flinders University di Adelaide, in Australia, ha ritrovato numerose prove della sua esistenza. Si tratta di antiche monete d'argento che portano il suo conio e che, quindi, testimoniano il suo passaggio reale sul soglio pontificio. Sempre secondo la leggenda, il pontificato di Giovanna iniziò alla morte di Papa Leone IV, mentre è risaputo con assoluta certezza che dopo Papa Leone IV, 102esimo Papa morto il 17 luglio dell'855 d.C., venne eletto Benedetto III, il cui pontificato durò 3 anni, fino all'858. Questa leggenda, dunque, non ha alcun fondamento storico, ma ebbe una così grande diffusione che fu ripresa perfino da Boccaccio, non nel Decamerone ma nel De Mulieribus Claris, cioè dopo il fatidico incontro del 1362 in cui il monaco inviatogli dal certosino Pietro Petroni gli predisse morte imminente e dannazione eterna se non avesse rigettato i suoi scritti e cambiato subito vita. D'altra parte, le leggende non nascono mai dal nulla e di materiale su cui ricamare la Chiesa alto medievale ne aveva offerto a sufficienza. Se Giovanna Anglico non è mai esistita, la Chiesa cattolica ha avuto davvero una sua papessa, altrettanto determinata ma assai più potente, spregiudicata e disinibita di quella leggendaria. È Marozia, la regina della pornocrazia romana. È della stessa epoca in cui è ambientata la leggenda di Giovanna e, senza bisogno di spacciarsi per un uomo, ha comandato la Chiesa per 2 decenni. E se papa formalmente non lo è mai stata, dei papi è stata amante, madre e nonna. 2 di questi, tra l'altro, si chiamavano proprio Giovanni. Bella, affascinante e spregiudicata, anche se analfabeta. Marozia riesce a tenere le redini di Roma e della Chiesa cattolica per più di 20 anni tra amanti, matrimoni, amicizie, alleanze, intrighi e guerre. Diventata da appena 15 anni amante e poi concubina di Papa Sergio III, si sposa per ben 3 volte e sempre per accordi politici. La prima volta nel 909 con Alberico di Spoleto, poi, rimasta vedova, con Guido Marchese di Toscana, nemico di Papa Giovanni X. Con il marito, Marozia assalta il Laterano, fa imprigionare e deporre il vescovo di Roma e pilota l'elezione dei 3 papi successivi, l'ultimo dei quali, nel 931, è suo figlio, Giovanni XI. Di carattere debole e remissivo, Giovanni, che diventa papa a 21 anni,
È totalmente succube della madre, che si stabilisce nello stesso palazzo del Laterano e governa direttamente la Chiesa, mentre il figlio non prende una sola iniziativa. Nel 932 Giovanni celebra il terzo matrimonio della madre, questa volta con il re d'Italia Ugo di Provenza, il quale però entra subito in conflitto con un altro figlio di Marozia, Alberico, che verrà schiaffeggiato dal neopatrigno proprio durante la festa di nozze. Alberico sposerà Alda, figlia di Ugo, e si vendicherà instaurando una nuova signoria su Roma. Caccerà il suocero da Roma, arresterà la madre e confinerà in Laterano il fratellastro, destinato a trascorrere anche gli ultimi anni senza fare praticamente nulla. L'unico atto degno di nota di Giovanni XI resta il privilegio, assegnato all'abate di Cluny, di poter aggregare altri monasteri e porre l'intero ordine sotto la diretta dipendenza del Papa, togliendoli dunque dalla giurisdizione dei vescovi. Un privilegio tale che gli abati di Cluny diventeranno nel corso del Medioevo potenti quanto i sovrani. La leggenda della papessa non fa altro dunque che trasfigurare il pontificato formale di Giovanni XI controllato da Marozia, che avvenne realmente un'ottantina di anni dopo quello presunto di Giovanna. Inoltre, quella della papessa Giovanna generò un'altra storia molto più pervicace, che fu raccontata per lungo tempo. I prelati, quando alla fine del IX secolo si resero conto di essere stati ingannati da quella donna, dovettero studiare un meccanismo infallibile perché un fatto simile non si ripetesse. Cioè bisognava preventivamente accertarsi del sesso della persona prescelta. Furono quindi realizzati, così malignava una certa tradizione, 2 scranni forati sui quali veniva fatto sedere il candidato. Il cardinale più giovane era incaricato di eseguire una verifica con le proprie mani, tastando sotto i sedili. Così si raccontava in epoca medievale e con un linguaggio più disinvolto. Se la constatazione risultava positiva, proclamava trionfante agli astanti «Habet!». Solo a quel punto, intonando in coro il Te Deum nel Gaudio generale, i cardinali portavano a termine l'elezione. Poiché non risulta dalle storie che il cardinale deputato a quella verifica abbia mai pronunciato un deluso non habet, è evidente che il sistema escogitato tenne sempre lontane le malintenzionate. Bisogna tenere presente che qui non si parla di una storiella licenziosa e di basso impero, ma di una leggenda che fu creduta vera per secoli e secoli e che si basava sull'effettiva usanza dei papi, appena eletti, di sedersi al termine del conclave su 2 seggiole antiche romane, identiche, realizzate con quel buco centrale di cui abbiamo parlato. Gli scranni in porfido rosso, perfettamente uguali e preziosissimi, sono ancora oggi conservati, uno nei Musei Vaticani, nel cosiddetto Gabinetto delle Maschere, e l'altro al Museo del Louvre, dopo essere stato sottratto dagli stessi Musei Vaticani nel corso della rapina napoleonica. Ma cosa significava quel gesto dei papi di sedersi su un'antica sedia ginecologica d'età romana? Il papa neoeletto non vi posava normalmente, ma con l'osso sacro spostato in avanti, verso il bordo della sedia, in corrispondenza del foro, proprio per simulare l'atto di una donna partoriente. Anche se oggi questo rito potrebbe sembrare assurdo, si ripeté invariato per secoli. L'uso delle 2 seggiole da parto fu introdotto, a quanto pare, dalla seconda metà del IX secolo, allo scopo di gestualizzare fedelmente il concetto di mater ecclesia, cioè della maternità della Chiesa. All'inizio, in quell'epoca, la simbologia era ben chiara a chiunque, per cui non destò meraviglia che il Papa assumesse un atteggiamento femminile, ma con l'andare dei secoli l'altissimo senso teologico si smarrì e non fu più compreso. Di conseguenza, in epoca medievale, quanti assistevano all'ormai strana cerimonia, non capendone più l'altissimo simbolismo originario, ma volendo trovare una spiegazione, crearono la storia della papessa. Una storia che rovesciò i termini della questione, insinuando che le sedie forate fossero state inventate dopo l'inganno di quella donna allo scopo di accertare il sesso del candidato. Ma non è tutto. Alcune scene scabrose della donna partoriente sono addirittura scolpite nel simbolo per eccellenza della cristianità, cioè la Basilica di San Pietro. Non è semplice notarle se non si conosce la storia.
Si trovano infatti ai piedi del monumentale baldacchino, al centro della basilica, eretto dal Bernini tra il 1625 e il 1633, su precise direttive di Urbano VIII, il quale volle esprimere in esso proprio il concetto della Mater Ecclesia. Il baldacchino, come si sa, è interamente in bronzo, tranne i 4 basamenti che furono costruiti in pietra per concretizzare l'espressione evangelica «Et super hanc Petram edificabo ecclesiam meam», tradotto in «sopra questa pietra edificherò la mia chiesa». Se si fa attenzione, si scoprirà che sulle facciate dei 4 basamenti marmorei furono affissi 8 colossali stemmi del pontefice, le famose api barberiniane, e una serie di 6 volti di donna dal secondo al settimo basamento, immortalati nelle varie fasi del parto. Per raffigurare scene così realistiche, Bernini avrebbe tratto ispirazione dal travagliato parto di una nipote del Papa, Giulia Barberini. Il risultato è una riproduzione eccezionalmente naturalistica, a partire dalla figura dell'angolo di sud-est fino al felice epilogo con l'angioletto visibile nell'angolo di nord-est. Il sacello di Via dei Querceti, all'angolo con Via dei Santi Quattro, a 2 passi dalla chiesa di San Clemente e da quella dei Santi Quattro Coronati e a un paio di centinaia di metri di distanza dal Colosseo, appare come un'edicola rettangolare, protetta da una vecchia inferriata, sulle cui mura scrostate è visibile ancora l'intonaco rosso porpora e al cui interno sono custoditi degli affreschi, seppur molto rovinati. Presenta anche una piccola iscrizione, ma purtroppo non è riferita alla papessa. Questo luogo, grazie agli studi di molti autori, è stato identificato come il punto in cui il corteo papale, proveniente dal Colosseo per fare ritorno in Laterano dopo l'incoronazione a San Pietro, faceva le sue devozioni e riprendeva il lungo tratto della Via Maior, l'odierna Via di San Giovanni in Laterano. Ma perché la leggenda fa coincidere proprio questo punto con l'episodio della caduta da cavallo e del parto scandaloso della papessa? Perché, circostanza veramente strana, questo antichissimo sacello devozionale dedicato alla Vergine era collocato in una piccola via intitolata a una donna della ricca famiglia dei Papa, i signori della zona, e proprio in quel punto vi era una casa, come risulta da innumerevoli documenti dell'epoca, intestata a Giovanni Papa. Insomma, bisognerebbe leggere tutta la storia, che sembra un romanzo, e si capirebbe come la leggenda popolare, che voleva a tutti i costi interpretare a suo modo un rito inspiegabile, prese spunto da molti particolari reali per plasmarli in un racconto fiorito nei secoli, arricchendosi di innumerevoli dettagli generazione dopo generazione. La leggenda medievale della papessa Giovanna Anglico ha probabilmente dato il nome al secondo arcano maggiore dei tarocchi, chiamato la papessa. Esso raffigura una donna seduta con la tripla corona del papato sulla testa e un libro in grembo. È considerata una carta di conoscenza, ma di una conoscenza nascosta. Rappresenta il modo tipicamente femminile in cui si può arrivare a comprendere con l'intuizione, l'ispirazione, la divinazione più che con la ricerca. Non dobbiamo dimenticare però il suo significato di alta sacerdotessa, Iside o Era Giunone. In effetti, i tarocchi prodotti in Svizzera e nella Francia meridionale nel XVIII secolo sostituivano spesso la papessa con Giunone, raffigurata con il suo pavone, simbolo di immortalità e resurrezione. Un mito relativo a Era racconta che la dea, da sola e in segreto, concepì e partorì un figlio che non somigliava agli dei o agli uomini, ma era l'orrendo, terribile Tifone, a sua volta generatore di mostri. Così gli uomini del Medioevo dovevano immaginarsi il figlio generato dalla scellerata papessa Giovanna. E l'intera leggenda potrebbe essere, anzi, un ricordo distorto del mito di Era. La papessa ha una simbologia vicina a quella della Madre Chiesa. Ci sono statue, dipinti e mosaici che raffigurano donne che portano in testa la corona del Papa. A Roma, in particolare, si ricordano la scultura di una donna in vesti papali e con le chiavi, opera settecentesca di Giuseppe Frascari, inserita in una nicchia nell'atrio della Basilica di San Pietro in Vaticano. È un mosaico del XII secolo proveniente dal nartece dell'antica Basilica di San Pietro, conservato nel Museo Barracco.
Dello stesso genere allegorico sembrerebbe la misteriosa figura di donna con la tiara in testa in un affresco della chiesa di Santa Maria della Grotta a Ortelle, in provincia di Lecce. Questi esempi non si possono considerare come prove dell'esistenza di una donna papa, ma come prova dell'esistenza di un simbolo della Chiesa al femminile, una personificazione della Ecclesia. Dall'immaginario storico-letterario in cui la papessa è vittima di misoginia e rappresentata come icona negativa, da un certo momento in poi, dalla fine degli anni 60 e inizio 70, diventa un simbolo del femminismo, cioè di come le donne intelligenti e capaci possano arrivare esattamente dove arriva un uomo. Ricordiamo due film che hanno ottenuto ampia risonanza, uno uscito negli anni 70, l'altro risalente al 2009. La papessa Giovanna in entrambe le opere cinematografiche è un personaggio assolutamente positivo, costretta a nascondere di essere una donna e a mettersi in gioco con gli uomini. Dunque, un'eroina medievale vittima del suo tempo. Altro che la grande prostituta dipinta nel Medioevo. La figura della papessa è estremamente interessante per il mondo contemporaneo. Ovviamente nel mondo cattolico non sono ammesse le donne al sacerdozio. Eppure nel 1994 nel mondo anglicano viene ammesso il sacerdozio femminile e nel 2014 viene ammesso persino l'episcopato. The Hidden History of Women's Ordination dimostra infatti che le donne abbiano avuto ruoli sacerdotali nell'Alto Medioevo, ruoli a loro preclusi poi da una cultura altamente maschilista. E ciò fornisce altro terreno fertile alla figura della papessa, che vive la possibilità di essere interpretata in vari modi. Risalire ad una biografia che la riguardi coerente in ogni aspetto non è affatto semplice, perché la sua storia è stata raccontata in molte maniere differenti.